Am I a friend? Potentially. An adversary? Conceivably. But a savior? That's for certain. Non è passato inosservato questo personaggio, non solo perché è l'unico boss nella storia videoludica che si canta la sua stessa canzone, ma anche per il suo teatrale e pericoloso modo di fare per collaborare con noi al fine di portare a termine il suo piano millenario. E sapete qual è la cosa ancora più incredibile di Raphael? Che non è soltanto un diavolo, ma è anche un essere umano, nel vero senso della parola. Sigla. La sua presenza instaura un senso di curiosità mischiata a timore. Le sue parole sono cucite elegantemente, ma al tempo stesso sono pericolose quanto un ago avvelenato. Raphael incarna il vero senso del pericolo. Ogni sua apparizione movimenta l'istinto di prudenza di ogni avventuriero che lo incontra. Ma da dove arriva tutto questo tangibile potere? Egli proviene dai 9 inferi di Batur, uno dei piani più ostili di tutto il grande universo del Forgotten Realms. Visto che qui ne parleremo in maniera concisa, se volete una completa e dettagliata guida sull'inferno di Dungeons & Dragons, vi invito a immergervi nella mia playlist Super Quart, un documentario a puntate sulle più famose ambientazioni del gioco più famoso al mondo. Tornando a noi, è risaputo che i diavoli che dimorano in questo luogo approcciano spesso il piano materiale, in cerca di potere e compiacimenti personali. Raphael è sicuramente uno di questi, visto il suo grande piano di conquista che parleremo più avanti. Ma la sua origine lo porta ad essere considerato una personalità distinta dai suoi simili. Infatti, grazie al primo incontro con Karlach, apprendiamo che egli è in realtà un Cambion. Questa tipologia di diavolo è il frutto dell'unione tra un essere umano femmina e un essere infernale, assolutamente da non confondere con i Tiefling, ossia la razza più comune che si può trovare nel piano materiale. Questi ultimi, infatti, sono discendenti di parenti che hanno avuto a che fare con il piano infernale, quindi possono essere benissimo figli di un Cambion o di umani che hanno stretto un patto con un diavolo. Un Cambion, invece, è a tutti gli effetti un mezzo demone, con tratti e sembianze umane dovute alla parte materna, ma con poteri e tratti infernali dovuti alla parte paterna. Un Cambion generalmente non ha vita facile, infatti viene schernito da entrambe le società di appartenenza, sia umana che infernale, per la propria natura blasfema, ma anche per la sua pericolosità dovuta ai propri tratti comportamentali. Generalmente il comportamento di un Cambion non racchiude solo gli aspetti caratteristici malvagi che potremo associare a un essere infernale, ma anche l'egoismo e il cinismo umano. Non avendo quindi un vero luogo da chiamare casa, si ritrovano pertanto a diventare viaggiatori solitari nel piano materiale. Se vivono invece negli inferi, spesso si trovano a vivere una vita ignobile, venendo sfruttati come guerrieri o servi per diavoli di rango superiore. Questo, ovviamente, se la figura paterna di discendenza è un diavolo comune, perché se nel caso fosse qualcosa di più potente, ecco che la musica cambia vertiginosamente. Possiamo dire che Raphael è estremamente temuto e rispettato da moltissime personalità dell'inferno, e il motivo è molto chiaro. Egli è il figlio di Mefistotele, uno dei 9 signori degli inferi, considerato la seconda figura più potente di tutto il regno, subito dopo Asmodeus. Ora capite bene perché, nonostante la sua parte mortale, Raphael sia così temibile? Quindi essere il figlio di Mefistotele avrà di sicuro portato moltissimi benefici a Raphael, ma non ne sono però così sicuro, sai? Di certo gli avrà conferito un certo senso di rispetto e anche un grandissimo potere rispetto agli altri diavoli, però non tanto da eguagliare un vero signore degli inferi. D'altronde è sempre stato uno degli obiettivi principali di un Cambion ottenere
abbastanza potere da eguagliare quello dei suoi avi. E soprattutto un personaggio come Raphael, come abbiamo potuto osservare all'interno del videogioco, essere al di sotto, sentirsi comunque valorizzato meno rispetto a qualcun altro, soprattutto magari anche un suo proprio familiare, di sicuro non gli andrà a genio. Ma superare una delle entità più potenti e influenti di tutti gli inferi non è un'impresa facile. Ci vuole un qualcosa, una sorta di arma che possa competere persino contro gli dei stessi. E quell'arma, ahimè, arrivò nel meno 339 DR con la caduta del Netheril. Come abbiamo già studiato in Superquart, il netteriano Karsus riuscì a creare una terribile magia che prese il nome di Avatar di Karsus, la quale, secondo il creatore, avrebbe permesso all'utilizzatore di appropriarsi del potere di un dio. Il suo obiettivo era Mistra, che in quei tempi in realtà era ancora Mistril, la dea della magia, ma nel corso della storia il suo nome è cambiato molteplici volte. Ma dalla distruzione della dea avrebbe comunque avuto bisogno di una sorta di catalizzatore, un qualcosa per tenere il controllo della trama stessa, un qualcosa che appunto permettesse di assorbire la conoscenza magica e la possibilità al tempo stesso di impadronirsi di un'entità. Ecco quindi che creò l'artefatto che oggi tutti noi conosciamo molto bene, ossia la corona di Karsus. Purtroppo però, come sappiamo bene, la storia finì in tragedia. Quando Karsus lanciò l'incantesimo spodestando Mistra dal suo dominio e cercò di assorbire la trama e controllarla tramite la corona, diventando così lui stesso un dio, la sua inesperienza mortale però gli giocò contro e pertanto perse il controllo, creando un pericoloso blackout della trama, portando alla distruzione di se stesso e alla caduta anche del Netheril. Tutto ciò ovviamente attirò l'attenzione però del protagonista del nostro video, che, osservando effettivamente gli effetti catastrofici che poteva portare un oggetto di tal potere, riuscì a comprendere che in realtà in mano sua poteva essere utile per il suo obiettivo, quello ovviamente di riuscire a spodestare e magari anche a superare il potere del padre. Ma Mefisto, sapendo bene quanto il rispetto della propria prole venga a meno davanti alla possibilità del successo, capì infatti le intenzioni di Raphael e cercò di appunto sottrargli la corona prima che ci arrivasse lui, e così da rinchiuderla all'interno della propria camera blindata, e ci riuscì. Raphael ovviamente non la prese bene e, maledendo gli inferi e suo padre, si rifugiò poi all'interno dell'Avernus, in un rifugio che noi conosciamo molto bene, chiamatosi appunto Casa della Speranza. Anche se Casa della Speranza in realtà non è molto appropriato, infatti è un po' speciale questo posto, ma lo spieghiamo con calma. Frustrato e amareggiato, Raphael doveva consumare il suo odio attraverso un piacere sadico di tortura e dannazione. Sappiamo quanto ama giocare con entità mortali al fine di rubare le loro anime che sarebbero stati ottimi condotti per ottenere maggiore potere. Tutto questo però doveva essere conservato in un luogo lontano dalle grinfie di Mefistotele, una sistemazione dove Raphael avrebbe potuto utilizzare le sue doti carismatiche di piacere senza essere disturbato. Non si sa se fu lui fisicamente a erigerla o il suo infernale desiderio a materializzarla dal nulla, ma nelle illimitate lande dell'Avernus egli trovò rifugio in quella che chiamiamo oggi Casa della Speranza. Il nome Speranza, secondo alcuni articoli, senza però aver avuto una vera conferma dallo studio Larian, sarebbe dovuto appunto dal personaggio imprigionato all'interno di nome Hope. Ella è una nana che insieme a sua sorella Coriglia strinsero un patto con Raphael decenni fa. Coriglia, gelosa di sua sorella, probabilmente per il potere concesso dalla sua divinità benevola, la tradì, giurando fedeltà a Raphael, concedendole i suoi loschi piani sadici. Ella per lui era infatti una fonte di grandissimo godimento, data anche dal fatto del suo nome stesso, Hope, e infatti ella non si piegò mai al volere del diavolo, e pertanto il suo tormento fu eterno, tra torture fisiche, mentali e spirituali. La nana perse parte della ragione, incominciando a credere fortemente di essere l'incarnazione della speranza, un bene necessario nel luogo più oscuro dell'universo. La speranza di Hope di riuscire un giorno a liberarsi da queste catene è ciò che alimenta il potere e il sadismo di Raphael, tanto che chiamò la sua reggia House of Hope,
invitando sempre più anime tormentate, regalandogli false speranze e assicurandogli disperazione. La crescita del potere di Raphael però non passò inosservata. Infatti suo padre, per distrarlo dalla corona di Karsus, incaricò un incubus o succube, ma di orientamento maschile, di nome Harleip, a distrarlo soddisfacendo le sue perversioni personali per un tempo non definito. L'egocentrismo del Cambion lo portò effettivamente a crogiolarsi nelle lenzuola del suo nuovo ospite, deliziando tutti i suoi piaceri e compiendo il volere di Mefistotele. Ma come sappiamo bene, la corona verrà comunque sottratta dai discepoli dei tre morti, per attuare il loro piano dell'assoluta, portandola nel piano materiale, dove i diavoli non hanno libero accesso di agire. Raphael, rendendosi conto di aver perso per un lungo periodo il suo vero obiettivo, si ridestò e cercò di approfittare con ogni mezzo le debolezze dei mortali per recuperarla. Ed è per quello che incontra noi avventurieri nella nostra avventura, e più di una volta. Se ci fate caso, ogni volta che sovviene una necessità, Raphael è sempre lì disposto ad aiutarci in maniera sincera, fornendoci tutto il necessario per i nostri obiettivi, ovviamente dandogli in cambio la promessa di ottenere la corona. Se stringiamo un patto con lui, alla fine Raphael verrà a reclamare il suo premio, che lo porterà a conquistare l'Avernus, gli inferi e infine i grandi piani astrali, tra cui il nostro stesso mondo. Ma se invece decidiamo di fargli visita, liberando Hope e portando a fine la sua vita, crederemo che finalmente una delle minacce più opprimenti di tutta questa faccenda sia scomparsa definitivamente. Ma in realtà, chissà, forse il male non si potrà mai estinguere. Forse abbiamo portato a termine il piano di qualcun altro. Vi chiedo scusa per questa mia libera interpretazione di questo finale, però vorrei lasciarvi con un pensiero, una riflessione che ho fatto io stesso, e mi piacerebbe anche molto chiederla all'Arian per avere un po' più di delucidazione a riguardo. Ok che sono prescelti dagli dei, però riuscire a entrare dentro la camera blindata di Mefistotele all'interno del suo piano, che è ancora più profondo dagli inferi, proprio giù, è il penultimo livello per intenderci, come fai tu a sottrarre un oggetto così prezioso dalle mani di Mefisto, che abbiamo visto alla fin fine lui stesso l'ha accudito per cercare di non farlo cadere nelle mani di Raphael? Io mi chiedo quindi come fanno due mortali a entrare e uscire negli inferi, nella camera blindata di Mefisto, senza che succeda assolutissimamente niente, che non se ne accorga neanche Mefisto in qualche maniera. Quindi io mi chiedo, che non fosse parte del suo grande piano, il piano di Mefistotele stesso? Che forse non sia stata effettivamente una coincidenza che Raphael è riuscito a conoscere il piccolo Gortash è entrato all'interno della Casa della Speranza, ha acquisito quindi delle conoscenze diaboliche, tanto da conoscere poi la diabolista Helsing, la diabolista oltretutto di Mammon, per riuscire a entrare negli inferi così che potesse sottrarre poi la corona per poi ritornare indietro, e poi tutta la storia la sappiamo già come andrà a finire. E oltretutto pensiamoci bene, se la corona effettivamente è stata portata nel piano materiale, per Raphael è molto più difficile riprenderne il controllo, anche perché le leggi sono state completamente cambiate, gli esseri immondi non possono intanto interagire all'interno del piano materiale senza effettivamente un accordo stipulato con la firma, ed è per quello che oltretutto tutti i diavoli vengono sempre da noi con delle sorte di contratti un po' che sarebbe meglio non accettare in generale. E quindi io mi chiedo, ma che non sia un piano di Mefistotele stesso? Che Mefisto magari non abbia già pensato in qualche maniera a far incontrare Raphael a Gortash, così che Gortash, quando era piccolo, apprendesse delle conoscenze diaboliche o venisse appunto anche a scoprire lui stesso dei grandi piani che potevano accedervi, tra i quali anche l'utilizzo della corona di Karsus, che lui stesso dice in effetti che l'ha fatta vedere Bane, ma poi lui ha avuto anche la conoscenza di Helsing, ossia la diabolista di Mammon, che le ha permesso di
scendere direttamente negli inferi, quindi in realtà che sia stato tutto un piano congegnato in tal modo tale anche da portare la corona di Karsus nel piano materiale lontano dalle grinfie di Raphael, è ancora più difficile appropriarsene, anche perché, come sappiamo bene, le leggi sono state cambiate, gli immondi non possono avere niente a che fare con il piano materiale a meno che non ci sia di mezzo appunto un contratto, ed è per quello che vediamo anche i diavoli che continuano a suggerirci di firmare questi belinti contratti, ma non li vogliamo firmare. Che magari Mefistotele abbia anche pensato effettivamente alla distruzione di suo figlio stesso tramite noi avventurieri, che fosse tutto quanto previsto. D'altronde sappiamo bene quanto i diavoli amano fare dei piani abbastanza longevi, d'altronde sono immortali, quindi che cazzo gliene frega? Non lo so. Ci sarebbero tante domande da fare e poche risposte, ci vorrebbe qualcuno che ne sapesse un pochettino di più, magari mi piacerebbe avere questa piccola mia interpretazione all'interno della mia mente, però dovrei anche un attimo spulciare meglio la campagna di Dark Urge, cosa che ancora non ho fatto, ma la farò. Signori, pertanto, se vi è piaciuto il video, io vi raccomanderei di poter lasciare, se potete, un like o un subscribe se non siete ancora iscritti direttamente al mio canale, e perché no, magari anche iscriversi alla membership, al quale voi potete accedere poi direttamente al canale Telegram, al canale Discord, dove potete avere anche priorità all'interno delle partite di D&D Play with the Chat, un nuovo format dove voi avete la possibilità di giocare con un master all'interno della live stessa, comodamente a casa vostra, con un computer o un telefono. Se non sapete di cosa sto parlando, vi raccomanderei di guardare le ultime partite che abbiamo fatto di Play with the Chat. Io vi ringrazio, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate anche dei commenti nel caso non vi sia piaciuto o volete darmi qualcosa in più, qualche nozione in più, e lasciatemi anche scritto se volete che racconti la storia di qualcun altro. Io devo scorreggiare fortissimo, vediamo se si sente.